Questo video non era previsto quando lo scorso inverno siamo stati in Basilicata. Abbiamo visitato Craco, Pietrapertosa, il paese innominabile e sulla via del ritorno ci arriva un messaggio. Se siete ancora in Basilicata vi consiglio la storia incredibile di Carmine Donnola, il poeta di Grassano. Apro qualche articolo e vedo alcune foto di Carmine che a pelle mi colpiscono molto. Così, siccome una delle nostre missioni è scovare grandi storie nei piccoli posti, poco dopo ci ritroviamo alla guida verso Grassano con un appuntamento con Carmine. Eccolo! Su, non abbiamo fatto in tempo a scendere dall'auto. Ciao Carmine, piacere. Ciao, buongiorno a tutti, eccolo qua. Raccogli l'atto eroico che vado facendo per i paesi, distribuisco poesia invece di violenza. Che bello, cavolo, grazie Carmine. Benvenuti a Grassano. Grassano è un comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Matera. Camminando con lui per il paese mi rendo conto che tanti lo conoscono e lo salutano con un certo entusiasmo. Voi lo conoscete? Certo. Che tipo è? È una persona squisita. Tutto quello che fin qui so di quest'uomo è che scrive poesie. Però è evidente che dietro la sua storia c'è di più. Così ci sediamo e gli chiediamo di raccontare. Io sono nato qui a Grassano, ho iniziato da subito a lavorare, facevo il lavapiatti, poi il muratore, poi ho fatto il bidello. Ah, Sì. e lì com'è stata quella fase? Molto divertente perché stavo con i bambini, almeno riuscivo a capire qualcosa. In che senso? Come se ci fosse una comunicazione più Più vera, più divertente, non affaristica. In tutti quegli anni la mia grave malattia, che è l'alcolismo, pochi ne erano a conoscenza. Non avrei mai immaginato che sarei entrato in un mondo a me sconosciuto, perché io ero sobrio sono stato fino a 35 anni, penso. Ho sempre lavorato, amici, famiglia. Mi sono trovato impreparato, ecco. Il tavolo caduto ascolta parole sciupate nell'inutile dire. Come stai? Grazie, amico intelligente, sto molto meglio di te. Nei miei pensieri mi ritrovo. Vado oltre. 1, 2, 3, 100 bicchieri. E poi come sono stati quegli anni, quanto è durato, se ci vuoi parlare un po' di quella condizione che fortunatamente oggi non c'è più. Sono stati molto brutti, umilianti. Noi siamo come dei tossici, non pensiamo ad altro. Toglimi dagli occhi l'amaro che ho dentro la bocca, dall'anima la paura del lupo che provo dentro al bosco. Mai nessuno conoscerà il mio segreto d'amore, lo porto con me dentro al cuore. I dannati hanno il paradiso, non potrò mai essere felice. Quel mondo ti porta alla povertà, una povertà che io non che ho provato, ma ho fatto provare. Ci conosciamo da appena 15 minuti e Carmine si sta aprendo con noi ad un grado molto intimo. Nel tuo caso specifico, quindi, avevi una famiglia? Certo, io non ho perso nulla, è stato molto umiliante per me perché tornare a casa in certe condizioni non è piacevole. Quegli sguardi che ti entrano nell'anima, che senza rimproverarti ti dicono ma cosa stai facendo? Oppure quando vedi che non ci sono soldi perché li hai bruciati tutti, allora diventa una grande sofferenza.
Mi aspettavo un uomo che ci avrebbe parlato dei suoi successi da scrittore e, al contrario, ci sta parlando delle sue difficoltà. L'ho apprezzato molto. Io ero arrivato a un punto dove raschiavo il fondo, avevo bisogno di risalire o farla finita. Ho chiesto aiuto agli anonimi alcolisti. Loro mi hanno consigliato questa clinica dove andai a Sinigallia. Quando uscii dalla clinica, quando mi si chiusero i cancelli, posai la valigia per terra, mi girai verso la clinica, feci un inchino e dissi: ci sono anch'io su questa terra e lo farò udire. Ho avuto soprattutto l'esigenza di dire agli altri: non fate quello che ho fatto io. Io ho buttato tanti anni. Io ai miei figli non li ho mai spinti all'altalena. E per dire questo ho scelto la poesia. Mi hanno rifatto, di nuovo sbagliato, fulminato dalle parole, sono sfuggito a loro. Per mettermi allo stesso livello mi hanno messo nell'inferno, mi hanno modificato, ma anche stavolta hanno perso il controllo. Hanno sbagliato di nuovo. Poi Carmine ci tiene molto a portarci in un luogo per lui speciale e che onestamente farei un po' fatica a descrivere a parole. Si tratta della cantina di un amico, conosciuta come la Grotta di Zorro. Qui siamo nella Grotta di Zorro, dove ho fatto tante di quelle bevute, ma non solo quelle. La grotta dove ho trovato un po' di pace. Scriveva su di tovagliolini di carta, quindi al bar. Io dissi: queste cose qua le devi scrivere, le devi catalogare, non le devi buttare nel cestino dopo aver finito la birra con me. Appena finito di scrivere, lo prende, se lo ingoia. Quella sera mi sono ingoiato una sua poesia, per fargli capire che finalmente doveva lasciarle almeno su un foglio e riscriverle il giorno dopo. E ti dice: no, questa non può essere buttata, è così bella che non può finire nel cestino, è meglio metterla nella mia anima. Tu sei stato forse uno dei primi a capire sì, che nella sua testi perché sentivo la sua sofferenza, era la mia sofferenza. Anonimo, la solitudine è un pensiero che pesa, pochi sanno chi sei, senza identità ti rifugi nell'anima. Circondato dal mistero, contatti il tempo. Solitario ti incammini per strada. Nessuno ti guarda. La solitudine è un pensiero che pesa. Pochi sanno chi sei. Io quando bevevo, per non farmi vedere barcollante, andavo sempre in questi spazi solitari.
E una sera in particolare pensai a mia mamma e mi vennero queste frasi. Mamma, i tuoi bianchi capelli hanno imprigionato la mia mente. Tu, acqua di vita, acqua che sorgi dalla fonte, porta con te l'ombra di mia madre, fa che la riveda. Perché per me l'emozione è molto importante. Vedere una persona che si commuove davanti a una parola, allora dico, siamo ancora gente buona. Io sarei felicissimo se un giovane, vedendo questo video, dicesse no, non bevo, faccio questo oggi, studio, sto vicino a mamma, sto vicino all'amica. Carmine ha superato la dipendenza 15 anni fa e da allora ha scritto 4 libri. Sulla sua storia è stato fatto un documentario insieme all'amico musicista Eugenio Bennato, con cui spesso ha condiviso il palco. Nonostante tutto, continua per scelta a frequentare gli stessi posti e gli stessi amici di prima. Naturalmente io continuo ad andare in questi luoghi, non per sfida, ma perché non mi faccio tentare. È stata una bella esperienza, anche quella dell'alcol. Mi ha portato nel dramma. Ed oggi che ho un po' di pace dentro di me, vedo le situazioni diversamente. Però è bello come tu non perda comunque quella parte del vivere così più folle, nel senso positivo del termine. Perché la follia ti porta oltre, ti fa vedere, non ti addormenta, non ti fa cullare, ti rende libero. E io un po' di follia la porto sempre con me, ovunque. Il grande urlo frantumolleco, le parole scesero giù come macigni, tutto si fermò, il pazzo andò oltre, il vigliacco si chiuse. Il suicida sorrise, solo lo scemo si illuminò. Sembra davvero che i soggetti nella maggior parte delle tue opere siano le persone con una sorta di caratteristica che tende a emarginarli dalla società. Non è una scelta, è un richiamo di denuncia forte. Io sono cosciente delle mie limitate possibilità, però l'ispirazione a me arriva dalla disperazione. Molti ancora si chiedono chi è Carmine Donnola. È il cantore degli ultimi, degli sconfitti, dei fragili. È colui che si rialza da terra, che torna a vivere quando tutto sembra perduto. Artista di strada, clown malinconico. In questi brani spesso si specchia nei personaggi che racconta. E tolta la maschera resta la rabbia assopita, la violenza disperata di un silenzioso grido di battaglia. Inchinatevi, per un attimo infinito, al popolo dei perdenti.